Quando abbiamo iniziato questa avventura era in 15, no, fermi, compresi la segreteria. Adesso vorrei chiamarli uno a uno per farvi vedere chi sono le facce e quali sono. Intanto cominciamo da Malcolm Pagani, che oggi è stato premiato a Forte dei Marmi e noi lo perdoniamo. Malcolm si occupa di spettacoli, di cinema e soprattutto di sport, e volevo raccontare solo in un aneddoto una cosa, che lui ha una grande passione per Dalla De Gregori. Guardate, c'è il potere anche nella musica, anche nell'informazione. Lui ha scritto prima del nuovo concerto di Dalla De Gregori un pezzo fantastico sulla vecchia tournée, pieno di amore e di passione. Poi sei andato lì, vi regalavano il residence, il concerto non era ancora pronto e hai scritto un pezzo terribile. Ti sei pentito di averlo fatto? No, è stata però una sofferenza, perché di Dalle De Gregori conosco tutte le canzoni, però era un concerto deludente, 55 minuti e l'anima della struttura del giornale. Devo solo dire una cosa velocissima, che è stato un anno straordinario ed lavorare con questa redazione, che non è solo una redazione di giornalisti, ma anche di amici che si aiutano l'un con l'altro fino all'ultimo momento, lo considero un privilegio pazzesco. Speriamo continui. Grazie a tutti, non vi tedio oltre, ma ringrazio molto anche il pubblico. Grazie. Allora, un'altra cosa, un altro fenomeno che sta nascendo dal fatto è il telebavaglio. Allora volevo chiamare Silvia Truzzi, Edoardo Novella e Carlo Tecce, che hanno iniziato quando Patellaro esce dalla sua stanza e va a fare la riunione di redazione, poi esce, magari va al bagno, Telebavaglio monta le telecamere e trasmette sempre dalla sala di riunione. Certe volte dal bagno anche. Certe volte dal bagno. Si fanno in bagno. In bagno, perché abbiamo un grande antibagno. Abbiamo un bagno bellissimo, questo volevo che lo sapessi. Il resto no, ma il bagno sì. No, anche il resto. E c'è spazio anche per una cucina. Anche il resto è molto bello. Carlo Tecce, allora, racconta i retroscena dell'informazione televisiva soprattutto, è lui che ci ha raccontato in diretta alcune pagine memorabili, ma il pezzo dell'anno che io arbitrariamente non posso dimenticare è il suo dialogo spirituale con il giorno in cui volevano chiudere Anno Zero ed eravamo tutti lì e c'era un dirigente fantastico. Racconta. Era uno dei miei primi pezzi, c'era questo vice direttore di Rai 2, il vice di Leo Fredi, quindi non so se conoscete Leo Fredi. Il vice, immaginate un po' che specie di dirigente possa essere. Comunque il suo tormentone era che lui cercava di mettersi in collegamento con Santoro per dirgli puoi andare in onda, però il cellulare non mi prendeva, c'erano le buche sulla momentale, insomma parlava con questo slang romano e insomma poi Luca ascoltava, c'eri anche tu, no? No, e ha mandato una lettera memorabile in cui ha detto questo vostro Carlo Tecce non si faccia più vedere, sono laureato. No, ha detto si guadagni un altro modo per si guadagni un altro modo per vivere, invece noi continuiamo e speriamo in altri pezzi così. Grazie. Poi dopo il caporedattore Nuccio Ciconte. Luca, scusami, prima di dare la parola a Nuccio, io ho una piccola esperienza, credo di essere l'unico a poter raccontare un'esperienza personale di questo genere. Io ho visto nascere 2 giornali in 35 anni, perché ero all'inizio di Repubblica ed ero all'inizio del Fatto un anno fa. Ebbene, periodi assolutamente imparagonabili, naturalmente, caratteristiche imparagonabili in termini di denaro di partenza, di finalità e via dicendo. Noi ne abbiamo molti di più di Repubblica è diventato gradualmente e velocemente un prodotto. Io mi auguro che il Fatto continui a essere un servizio, come nasce, come si sviluppa e via dicendo. Grazie. Ha bisogno non fare il televisivo. No, i tempi abbiamo 30 persone. Ha bisogno non solo di nuovi lettori, ma di lettori nuovi. Grazie. Prego. Allora, Nuccio, tu sei il caporedattore, sei il più alto in grado dopo Antonio, insieme a Vito Antonio Lopez, che qui non c'è. Stasera. Che dire? Sei autoritario, dillo. Sono autoritario? No, non penso di essere autoritario. È stata un'esperienza bellissima perché, a parte, diciamo, io ed Antonio che abbiamo una certa età, la redazione, come potete vedere stasera, è fatta di giovanissimi. Funziona perché c'è un clima, diciamo, molto bello tra di noi, c'è una grande solidarietà, anche se
Vedi, stasera abbiamo parlato molto di quello che facciamo, come intendiamo il giornale, come vogliamo farlo e abbiamo abituato, diciamo, i nostri lettori a dire le cose che pensiamo, quelle belle, quelle meno belle. Io oggi, stasera, per esempio, voglio dire una cosa che magari qualcuno domani mi rimprovererà anche in redazione, però mi sento di dirla. Oggi pomeriggio, su questo palco qua, c'era Vauro, esattamente, bravi, che, diciamo, evidentemente geloso di come funziona il nostro giornale, perché non sono abituati a vedere una redazione che funziona davvero e che c'è una solidarietà vera, ha pensato di venire qua a insinuare che ci sia una guerra praticamente sotterranea tra Marco e il direttore. Io penso, Marco lo dico perché io ho assistito solo alla seconda parte della scena, Marco si è molto arrabbiato di questa cosa qua. Ecco, vorrei rassicurare i nostri lettori, i colleghi, non esiste questo problema. Gli altri possono cercare di mettere zizzanie, non esiste. Grazie. Allora presento anche gli altri. La ragazza che si è accampata sul tetto dell'Eutelia, Caterina Perniconi, eccola qua. Allora, com'è stato quel periodo? Il tetto era quello dell'Ispra, però è stato un capodanno molto freddo e temo che il prossimo sarà uguale, perché se vogliono un contratto ci risaliranno e io con loro. Bene, una storia che non dimentichiamo, grazie. Alessandro Ferrucci, eccolo qui. È l'uomo, uno dei possenti uomini macchina, ma poi ogni tanto va e racconta delle storie che piacciono a lui. Ad esempio, una storia che aveva in testa era andare a vedere dove erano finiti i ragazzi sgarrupati. Beh, era 1990, io speravo che me la cavo, non so se tutti voi ve lo ricordate, sono passati 20 anni, siamo andati a vedere che fine hanno fatto quei ragazzi che erano nella casa sgarrupata, vivevano. E insomma, grazie alla redazione è stato possibile farlo e è stato molto bello. Abbiamo parlato di tanti libri, abbiamo parlato di internet, ma il moderatore del dibattito su internet ha fatto un libro bellissimo sulla manifestazione di Popolo Viola e non abbiamo mai citato. Federico Mello, eccolo qui, l'avete conosciuto, il tuo Viola. Fai prendere d'assalto la libreria. No, più che il libro è stato il racconto che abbiamo fatto del Nobby Day e del Popolo Viola. Era una scommessa perché era la prima volta che una manifestazione nasceva su internet e noi ci siamo spesi tanto, poteva diventare un flop. Invece anche là siamo riusciti a intercettare qualcosa che stava nascendo, c'è stata la fiducia naturalmente del direttore e tutti gli altri in credere in questa storia e si è creato quel momento, il 5 dicembre, il Nobby Day, che comunque, come dicevamo anche ieri sera, è stato un momento in un periodo buio in cui Berlusconi sembrava fortissimo, in cui sembrava che non ci fosse nessuna speranza di far venire fuori qualcos'altro. Quella è stata un po' una luce e forse da quel momento in poi un po' di speranza è nata e quindi siamo contenti di aver raccontato questa cosa. Grazie. Viola di Federico Mello. E poi Marco Travaglio vi ha citato quel perfido giornalista che è andato fino a Fregene a inseguire l'uomo che ha dato le dimissioni dal mobilificio. Giampiero Calapà, che cosa hai fatto? Buonasera. Mi hanno mandato lì, ho suonato, lui ha aperto, di essere un uomo distrutto perché aveva lasciato il lavoro, poi si è messo a piangere, c'era la moglie dietro che diceva noi non abbiamo preso soldi, nessuno ci ha pagato, insomma è stato un momento, una scena un po' così, però insomma è venuta, ve l'abbiamo raccontata, speriamo bene, insomma. Andiamo a raccontare senza pregiudizi, grazie Giampiero. E Edoardo Di Blasi è appena arrivato, lui è con quell'anima discreta e gentile, però è un trapano e ha subito fatto uno scoop su un'incredibile cosa che era su uno dei palazzi del potere. Sì, hanno fatto una bisteccheria a Palazzo Chigi, sembra strano. È vera, aveva le foto. Ma è così, fortunatamente diciamo, a Palazzo Chigi abbiamo molti amici che ci forniscono notizie come questa che sono interessanti da conoscere, diciamo, soprattutto in momenti di crisi economica come questa, insomma, capire dove buttiamo i soldi. Certo, poi è indispensabile, una bistecchiera istituzionale. Una bistecchiera istituzionale. Allora, vediamo, aiutatemi, volevo ricordare la squadra dei nostri grafici, ne abbiamo una che deve spiegare, perché
Vieni, dai, vieni avanti. 2, allora 2 su 3. Il terzo potremmo farlo imitare da Malcolm, è il fondatore del progetto grafico del Fatto. Allora, come siamo noi quando portiamo i pezzi? Calmi, tranquilli, serafici, no? Ci vuole una pazienza enorme. Ma no, ma che stai dicendo? No, scherzo. Il nostro art director qui non c'è, però il giornale è migliorato molto dall'inizio e io insomma ho fatto un'esperienza molto importante qui e insomma, speriamo di migliorare sempre di più e rendere sempre più leggibile il giornale, illustrare benissimo i pezzi come sempre, insomma, come ogni giorno. E noi abbiamo un grande uso delle illustrazioni, cose diverse. Sì, ha detto già tutto lei. Quindi... Bene, un applauso. Grazie. Allora, Wanda Marra è un po' il cuore del settore politico. Mi chiama 300 volte e dice: quando vieni in redazione? Vabbè, diciamo che una buona parte del mio lavoro è cercare di controllare Luca e chiedergli di tagliare i pezzi di 200-300 righe come li manda. Vabbè, ma questa cosa ci è rovinata. Grazie Wanda. Allora, chi altro c'è? Paola Zanca, un'altra cronista politica. Paola è un'altra che macina la politica il giorno per giorno. Come sono questi politici che frulliamo dichiarazione, intervista dopo intervista? Ma diciamo che la cosa che ho imparato è che bisogna comunque sempre registrare, dopo essermi presa parecchi, diciamo, rimproveri per aver, come dire, essermi fatta dire cose che poi potevano essere facilmente smentite. Visto che cambiano idea molto in fretta, ho imparato che schiacciamo rec sempre, che è meglio. Li intercettiamo. Stefano Caselli ha cominciato raccontando da Torino, poi è venuto in redazione e prima, diciamo, ci sentivi da lontano, poi sei venuto e sei diventato tu uno di quelli che cucinano il giornale. Cos'è peggio il fatto? Parlo da fuori o da dentro? È peggio stare lontano, credo, insomma. Comunque quest'estate ho parlato con un sacco di ex fascisti, diciamo, anche persone molto gentili, che mi è venuta una specie di... tipo dottor Stranamore, no? Cioè, ogni tanto la mano mi andava su e dovevo cercare di tirarla giù così, però insomma questo è stato l'unico effetto collaterale, un po' così, però insomma. Ma adesso ti curiamo. Grazie. Allora, Ferruccio Sanza, che ha lasciato la stampa, è quasi l'ultimo arrivato, un grande applauso. E se ha esordito con un pezzo che una saga è proprio collegata al dramma umano di Briatore, ha raccontato l'Italia degli offshore. Di qualcosa su questa Italia in transatlantico che soffre? Sì, perché non so se avete notato anche voi che vengono proprio davanti a noi al mare, quando noi siamo al mare sulle nostre spiagge super affollate, con i loro yacht che sventolano la bandiera che poi in pratica è la bandiera dell'evasione fiscale, cioè la bandiera dei paradisi. Delle Cayman! Ecco, vengono lì davanti a noi come per dirci: guardate, noi non paghiamo le tasse. Io notavo che noi tutti lo vediamo, nessuno scriveva l'articolo. A un certo punto, siccome io ho 40 anni, e a 40 anni devi decidere se arrenderti, più 42 veramente, decidere se arrenderti oppure se arrabbiarti ancora. Il rischio, se ti arrabbi ancora, è poi di diventare una persona, diciamo, senza speranza. Però siccome io sono fatto così, ho detto: non mi rassegno. Questo è il giornale giusto, perché è un giornale di gente che non si rassegna. E mi sembra che anche voi lettori siate gente che non vi rassegnate. È un giornale, quando sono venuto qui, i miei colleghi della stampa mi hanno detto: guarda che è un giornale schierato. E io ho detto: è vero, è un giornale schierato, ma non è schierato per un partito, è schierato per un'idea, per un ideale, per un'idea di questo paese e del ruolo che noi dobbiamo avere in questo paese, sia noi giornalisti che voi lettori. E sono felicissimo di questa scelta. Grazie. Grazie. E vi abbiamo raccontato, il direttore ha citato Adro, la ferocia di quelle madri che abbiamo visto ad Anno Zero. Bene, il Nord, la Lega e tutto quello che sta accadendo lì, il profondo Nord lo sta raccontando sul fatto dall'inizio. Adro l'abbiamo raccontato prima, Elisabetta Reguitti, la nostra inviata nella Padania che non c'è. Veramente per me è davvero un privilegio fare parte di questa squadra. È un privilegio perché non è da
da tutti sentire, ad esempio, quando noi siamo usciti con 2 pagine dedicate ai morti sul lavoro di quest'anno. In agosto quest'anno ci sono stati 50 morti sul lavoro, l'anno scorso 20. Agosto è il mese in cui le fabbriche chiudono. Ecco, non è da tutti sentire i colleghi che la mattina, quando arrivi, ti dicono abbiamo fatto un bel lavoro, e soprattutto avere un direttore che crede in queste 2 pagine. Adro posso riassumerlo solo con una definizione: un pugno allo stomaco. Un pugno allo stomaco entrare in un luogo dove entrano dei bambini dalle elementari, dalla materna alle medie, e per tutti i giorni in cui frequenteranno quelle scuole loro sbatteranno la faccia contro questa simbologia, questa ideologia. Quindi solo un pugno allo stomaco anche per una cronista. L'ultima cosa, veramente, che riassume un po' quest'anno di Fatto Quotidiano, l'hanno però scritta, l'avete scritta voi nell'antefatto, quello che era stato l'antefatto prima del Fatto Quotidiano. Una frase era questa: continuate così, noi siamo il vostro editore, finché vi compriamo noi non dovete temere nulla. Quindi uno slogan, uno spot: continuate a comprarci. Grazie. Grazie Rita. Allora, ieri avete sentito la storia strana di questa ragazza che ha 173.000 amici, Paola, e però è timida di fronte a 1.000 persone, non è voluta salire ieri, adesso la deve costringere con un applauso. Paola Porcello. Come si fa ad avere 173.000? Tu vivi connessa, non ti stacchi mai dai cellulari. Non è vero. Sempre con Peter che ti parla. No, io voglio congratularmi con tutti voi che state sopportando questo freddo. Ora distribuiamo le coperte. Ci tengo a ricordare invece i nostri colleghi di Milano che stanno lavorando per aggiornare il sito anche in queste ore, che sono Simone Ceriotti, Lorenzo Galeazzi, Davide Milosa, sono tanti, non mi ricordo i nomi di tutti, abbiamo anche degli stagisti, David Perluigi, Fabio Amato. È un lavoro, questo del sito, che è iniziato ancora prima che uscisse il giornale in edicola e che stiamo facendo con tanta passione. Speriamo di andare sempre meglio. Grazie a tutti. Grazie a Paola. Allora, prima è arrivata come contestatrice, ma non è che abbia finto molto, cioè lei contesta anche in redazione, Sandra Murri. Brava Sandra. Aia, oddio. Sono preoccupato perché mena di questo. Allora, cosa mi auguro? Mi auguro che questo giornale diventi un giornale al femminile al più presto. No, scherzo, nel senso che è un giornale di maschietti. Guarda come mi guarda Marco Travaglio già col tono di rimprovero, lo so. Però insomma io continuo a dirglielo con la speranza che prima o poi questi qui recepiscano, a discussione del direttore che ha una percentuale altissima di femminilità, e questo lo rende una persona, come sensibilità intendevo ovviamente, non mi fraintendete. E quindi questo insomma ce lo fa piacere, però insomma è una bella storia davvero. Grazie. In redazione abbiamo dei problemi onomastici perché abbiamo 2 Stefani che sono quasi attaccati, hanno deciso di sacrificarsi in rappresentanza di tutti e 2, è venuto uno, quello che si occupa di essere, di Stefano Citati, eccolo. Buonasera. Io mi approfitto del momento soprattutto per ringraziare e salutare tutti i collaboratori che lavorano per il Fatto da varie parti del mondo e che ci permettono di avere uno sguardo un po' più globale sulle cose. Manchi solo tu, eh? No. Allora, Antonio Massari, l'uomo dello scoop, grazie a cui abbiamo saputo cosa diceva Berlusconi, l'ho già presentato così, ma è anche il nostro uomo nel sud, in Puglia, nel meridione. Sì, io vi ringrazio e voglio dire semplicemente questo, che per ogni cronista il desiderio è scrivere le notizie così come le trova, riportarle in redazione e poi sapere che può scriverle esattamente come le ha trovate. Questo è, per un cronista, è il momento più bello. Qui da noi funziona così ed è la cosa più importante. Grazie. Abbiamo quasi finito, io non so, direttore, se possiamo rivelare una cosa tremenda che succede tutte le sere quando si sta chiudendo. Abbiamo un grande inchiestista che chiude l'ultima parola all'ultimo minuto. E tu che cosa dici? No, noi abbiamo dedicato a questo grande inchiestista una copertina fasulla, finta,
del nostro giornale, il titolo è Ore disperate, perché siccome stiamo sul filo dei minuti, questa chiusura che non arriva ci mette in grande angoscia, però bisogna dire che i pezzi sono sempre eccellenti. Marco Lillo. Grazie a tutti. Io volevo soltanto ricordare, io ho una bambina di 10 anni che si chiama Marianna, mi ha chiamato poco fa, purtroppo sul telefonino del mio collega perché il mio è scarico e quindi non l'ho potuta salutare, allora visto che non sono riuscito a salutarla vi voglio raccontare l'inizio di questa avventura per me, che io lo collego a questo episodio. Marianna ha 10 anni, è appassionata di un cartone animato che si chiama Geronimo Stilton, chi ha figli sa benissimo di cosa sto parlando. E Geronimo Stilton è il direttore dell'Eco del Roditore, è il suo giornale. Quando io stavo all'Espresso prima di venire qui come Peter Gomez, e l'Espresso è nel palazzo del Gruppo Repubblica, ospita le radio, ospita tante cose, sono 11 piani. È un grattacielo, un vetrocemento che domina la Cristoforo Colombo. E ogni volta che io andavo al lavoro, magari di sabato, quando la redazione era vuota, così mi portavo mia figlia che poteva giocare, divertirsi in questa grande redazione immensa con 2 piani, decine di stanze, tutte riservate all'Espresso. E quando sono passato al Fatto, Marianna mi ha detto: papà, ma potrò venire a trovarti anche alla redazione del Fatto? E in un istante ho realizzato la scena. Ho detto: sì Marianna, certo che potrei venire, però non ti pensare che sia una cosa grande come l'Espresso. E ho detto: Marianna, è un appartamento. E lei mi ha fatto: ma è grande come quello di nonna? Ho fatto: è un po' più piccolo, mia suocera era una casa molto grande. E lei mi ha fatto: ah, e poi mi ha detto: ma papà, ma quanti piani c'ha? Ho detto: Marianna, c'ha un piano solo. E lei mi ha guardato e ho visto la sua disperazione, direi, e mi ha detto: papà, ma l'Eco del Roditore c'ha 3 piani. Ecco, io voglio dirvi questo: quando sono entrato al Fatto Quotidiano la prima volta, e me lo rinfaccio ancora sia Peter Gomez che Antonio Padellaro, e ho detto sì subito alla proposta di Antonio, e sono uscito, ero con Peter, quando siamo a prenderci il caffè, dico: Peter, va tutto bene, però ma ci stanno solo le scrivanie, non ci sono manco i computer, gli ho detto. E allora, ecco, io quello che voglio dirvi è questo, che in quella stanza, in quell'appartamento più piccolo di quello di mia suocera, c'erano soltanto delle scrivanie, e oggi c'è un grande giornale grazie a voi. Allora, abbiamo... Domani ci trasferiamo nella casa della suocera di Marco Lillo. Allora, c'è qualcuno che non è venuto, Silvia Donghia, ma vogliamo salutare Eloisa, la segretaria, è una specie di badante per tutti noi perché riesce a tenere a freno tutte le follie. E poi Claudia con la Santa. Elo, come siamo noi? Mi fate impazzire, però lavorare al Fatto, devo dire, è bellissimo, è fantastico. Grazie. Pasquale. E poi è nato un neologismo, perché tutti ci dicevano sì, siete bravi, ma quanti refusi fate? Allora è venuto un correttore, Pasquale, lo chiamiamo qui sul palco, e ormai è intervenuto e Claudio, poi ne è arrivato un altro, ma è intervenuto un neologismo per cui quando uno chiude il pezzo dice: scusa, me lo pasqualizzi? Eccolo qua. Quanti refusi facciamo? Quanti ne becchi? Ma non molti. Quindi... Bene, allora chi è che non abbiamo citato? Abbiamo finito tutto. Monica, eccola qua. La nostra... Il cuore pulsante della contabilità, quindi è anche così bella, ma tutti vogliono... anche perché andate in continuazione in giro e io sono travolta dalle carte, non ce la faccio veramente più. Non è per protestare, Monica. No, assolutamente. No, però sono felice di farlo. Allora, tutti gli altri che avete già visto, Claudia, avanti, e tutti quelli che mi fatto sul palco, Giorgio Meletti è in sala, è uno degli ultimi acquisti dell'economia, e Cinzia,
Ok. Cinzia Monteverdi, gli editori, Francesco Liberti, Lorenzo Fazio, tutti sul palco, ecco Meletti. E ora facciamo un po' di domande random. Giorgio, cosa vuoi raccontare? No, io posso dire, io non sono giovane come quelli lì, però questo è il mio 9° giornale e non mi ero mai divertito così. Bene, allora facciamo un'immersione lampo? Io direi Cinzia. Dunque, queste serate, queste giornate si devono soprattutto, l'abbiamo detto prima, ma adesso lo ricordiamo meglio, al lavoro di Cinzia Monteverdi, che dobbiamo ringraziare perché è stato non soltanto un lavoro di organizzazione, ma un lavoro quasi fisico. Cinzia, tu vuoi ringraziare però anche chi ci ha dato ospitalità, no? Sì, io volevo ringraziare il sindaco Domenico Lombardi che ci ha aiutato tantissimo perché c'è la sua ospitalità qua. Poi volevo ringraziare Luciano Bordonasca che è stato promotore di questa iniziativa al comune, e poi Maria Paola Civili in particolar modo perché è stata una persona fantastica che lavora al comune di Pietrasanta, è stata fenomenale perché ci ha aiutato tantissimo, e poi soprattutto tutti i volontari che ci hanno aiutato per fare questa cosa, per cui questa era la mia prima preoccupazione. Poi vabbè, grazie ai lettori, agli abbonati del Fatto Quotidiano, perché se no non ci sarebbe il giornale, quindi grazie. Allora anche i volontari volevo chiamare sul palco perché dicono quando riusciamo a prendere l'autografo di Antonio, Tommaso e Letizia, ormai le nostre mascotte. Adesso 3 domande lampo e poi ci andiamo a dormire a bere il cognac. Allora chi è che vuole chiedere qualcosa? Di tutti questi pazzi che vedete là? Niente, siete stanchi e distrutti? Benissimo. Abbiamo celebrato un rito democratico, grazie, buonasera. Tutti avanti per una foto, qua davanti per i fotografi. Salite, Massimo Fini, c'è anche Massimo, non l'avevamo visto, eccolo. Vieni. Il ragazzo ribelle, sul palco, dai, Massimo! Non l'abbiamo visto, Massimo, vai! E quindi spetta a te l'ultima parola. L'ultima parola? No, io sono la pecora nera del fatto, quindi... Un applauso. Ciao. Non sapevamo che c'è. Grazie. L'ho visto avanzare, Polizia da Volpedo 900. Polizia da Volpedo. Bene, grazie. Allora salutiamo tutti. I volontari che hanno lavorato gratuitamente. Se sale il sindaco e porta i volontari e facciamo un ultimo applauso con tutti, dai. Sindaco, sali. È bello che ci sono più persone sul palco che in platea, ma... Via, avete fatto le foto? Scendiamo? Grazie per aver resistito. Giustamente Mello dice che adesso intoniamo tutti insieme We Are The World. Super bonus 3 stanotte. Grazie, buonasera.